Di recente ho acquistato un capannone per quasi €500.000 con l'obiettivo di trasformarlo passo dopo passo nel mio nuovo mega studio di YouTube. E nel video di oggi continuiamo questa serie scendendo al piano inferiore, diamo il via alla completa ristrutturazione dei garage. Chi ha visto il tour completo del capannone sa che sotto l'edificio principale è presente un grosso garage da almeno 4 posti auto e come potete vedere dietro di me in questo momento lo sto utilizzando per posizionare tutte le mie creazioni. Abbiamo il robot, il go-kart bancale, il mini roulotte, la casa spazzatura, la panca piana motorizzata, l'altra macchinina, c'è anche un po' di sporco creato dalla natura, insomma tanta roba che andrà tutta portata via perché l'idea sarebbe quella di trasformare tutto questo spazio in una vera e propria officina minimal di quelle che vanno di moda adesso. E ora basta con le chiacchiere, iniziamo a spostare un po' di roba che ce l'ha nell'angolo perché tra circa 2 ore vengono a cambiarmi la basculante. Sono d'accordo con voi che non è ancora pulitissimo, però almeno lo spazio per lavorare adesso c'è. Anzi, vediamo se con il segaccio riesco anche a tirare via questo scaffale qua. Perfetto, e anche lo scaffale l'ho ritagliato tutto, messo qui. Tra l'altro dal video non so se si vede ma pesa tantissimo. Cioè questi pezzi qua sono grossissimi, non so perché hanno utilizzato un materiale così forte. Comunque sia, nel caso qualcuno si stesse chiedendo ma perché devi cambiare la basculante? Non so se avete notato ma gli ex proprietari del capannone le hanno cambiate tutte e 3 tranne l'ultima. Non capisco il motivo. Cosa ti costava fare anche quella lì, scusami? E quindi niente, ho fatto un preventivo, €1.400, tra un po' arriveranno a cambiarla. Iniziamo da lì con il garage, dai. Primo pomeriggio. Dai, perfetto, vi aspetto. Ciao. Arrivati, raga. Guardala qua che bella la nostra Claire. Mamma mia, che carina che è. E che bello grosso sto furgone qua, eh. Non so se ci passa giù da qua. Satino? Ma se ce la fa lui, cioè. E una volta portati giù tutti i materiali, con flessibile piede di porco hanno iniziato piano piano a tagliare il portone. Scusa, questo qua è il contrappeso che fa alzare anche le altre c'hanno il contrappeso. Anche figata, sia di qua che di là. Ma pensa a te. Scoperto quindi che le Claire dei garage si aprono facilmente grazie ai contrappesi, dopo una bella oretta e mezza sono finalmente riusciti a togliere l'intera struttura. Mamma mia, c'è il peso del cavo della banca. Ce l'hanno fatta, raga, dopo un bel po' sono riusciti a estirparla. Praticamente nel contratto c'era anche lo smaltimento del materiale vecchio, ma anziché farglielo portare via gli ho chiesto di dividermelo in 3 e di lasciarmelo qui, così assieme allo scaffale che ho smontato prima raccogliamo un po' di dindini vendendolo come ferro. Mentalité signori. Sta arrivando la nuova porticina. Bella lei. In pratica dopo averla posizionata nella sua sede l'hanno prima livellata, poi affrancata ai muri, inserito i 2 pesi e infine fatto qualche test. Dopo circa 3 ore di lavoro tutto era completato. Cos'è che c'è da firmare, capo? Io firmo solo se c'è il mio avvocato, Ok. Oh ragazzi, vi saluto. Grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao. Eccoci qua, raga. Portone nuovo, vediamo come si apre. Tac, giri. Tac. Olè. Incredibile, bellissimo. Qua c'è anche il nastrino per tirare e chiudere. Tac. Guarda che bello che è. Adesso sono tutti e 4 uguali. Finalmente. Tra l'altro piccola chicca, quando lo apri Molteni, sono io, raga. La prossima cosa da fare sarebbe pitturare quell'angolino lì rosso, ma prima finisco di distruggere la struttura. Almeno faccio portare via tutto il ferro che mi è rimasto e diamo una bella pulizia. Ho quindi buttato giù dei lastroni in metallo che c'erano sulla riva sopra, tra l'altro prendomi in 2 il giubbotto, porca di quella vacca. Con il segaccio ho poi tirato via i lastroni orizzontali, svitato con la chiave inglese gli ultimi 2 pilastri attaccati al muro, raccolto i detriti e già che c'ero ho anche abbattuto completamente il pezzo inutile di recinzione sul muretto. E arrivati finalmente a questo punto, la domanda che voglio rivolgere a voi è: posso lasciare questi portoni con un grigio spento, privo di significato, con zero impatto?
Assolutamente no. L'idea che più mi piace sarebbe quella di dipingerli tutti e quattro con un bel nero opaco e poi, perché no, in basso a destra mettere per ogni portone un numero in bianco gigantesco: 01, 02, 03, 04, come se fossero 4 portoni con dentro delle macchine di Fast and Furious, capito? Pronte ad uscire. Secondo me viene davvero una figata. L'unica cosa che mi preoccupa è che i portoni sono fatti di acciaio zincato e la vernice su questo materiale non è così facile farla aggrappare. Andiamo al brico a vedere che soluzioni hanno. Magari prima di andare sistemiamoci il giubbetto. Lo so raga, fa schifo, ma meglio che niente. Anche se arrugginite, ma le mie sono arrugginite, zio. Non sono arrugginite? No, sono messi meglio allora. Allora, ho chiesto un attimino al nostro direttore del brico. Praticamente prendo il primer apposta per le lamiere zincate e ci siamo. 1, 2, 3 e 4. Ne prendo 4 perché fanno al massimo 6 metri quadri. E poi per il nero opaco mi hanno consigliato questo qui della Max Meyer, che mi hanno detto che è una delle poche marche che riesce a fare veramente il nero opaco. Proviamo. Questo qua è 13 metri quadri, quindi basterebbero 2 tolle. Ok. Prendiamo anche lo scotch, prendiamo un po' di teli di protezione e, cosa molto importante, pennello. Non è che questo metterla su con le mani. Allora, assolvente per il fondo e all'acqua per la vernice. E prendiamo anche i pennelli nel caso servano. Direi che ci siamo. Cosa facciamo raga? Prendiamo anche la tutina, La tutina bianca per farli stupidi. Ah sì, dai, ci sta, fan bam. Così non ci sporchiamo. Buongiorno. Grazie carissima. Ciao. Ciao ciao. Ciao. In totale 128 euro, molto bene. Porco Dio. E una volta uscito dal brico avevo appuntamento con l'azienda per la voltura dell'acqua, che in 10 minuti mi ha attivato tutto. Mamma mia, che contatore che mi hai messo su. Pazzesco. Ce l'hai professional, Altro che la Ferrari questa. Come, vediamo se funziona. Andiamo a vedere se funziona la nostra acqua nel capannone. Vediamo. Attenzione. Attenzione. Funziona raga. Perfetto. E acqua attivata, dopo aver svuotato la vescica, era ora di iniziare il vero lavoro. Mi sono fatto prestare questa idropulitrice a scoppio bella potente, così puliamo e sgrassiamo tutti i portoni prima dell'imbiancatura. Mettiamo dentro un po' di benzina. Dovrebbe essere abbastanza. Attacchiamo la canna dell'acqua. Qui manca il cosino, infatti ho portato la tenaglia. Attention please! Funziona! Ok. Ok, perfetto. Mamma mia che trattore! Ho quindi iniziato a sparare acqua potentissima sui portoni del capannone e piano piano in quella mezz'oretta ho visto tutto lo sporco marcio di questi anni venir via. Ok, portoni lavati raga, bellissimi. Tra l'altro con questa bella bestiolina ci ho messo veramente poco. Quasi quasi ne compro una anch'io. In ogni caso, la cosa che ho notato è che il jet è talmente forte che, guarda, mi ha pulito anche il cemento. Tant'è che qui ho provato a scrivere ciao. Quindi io direi, già che ci sono, facciamo anche tutte le parti basse e portiamole a nuovo. Bell'idea quella di pulire il cemento sotto. Peccato che così facendo ho sporcato nuovamente tutti i portoni. Ma comunque sia, a vedere dal risultato, era un lavoro che andava comunque fatto. E una volta passato tutto l'esterno, la differenza di sporco con il dentro era così alta che ho dovuto pulire anche i 40 cm interni per non far vedere la riga. Molto molto bene. Concludendo così la giornata di pulizie. Buongiorno signori. Come stanno i nostri portoni? Minchia, sembrano belli! Cioè, con questa pulizia intensa che gli ho fatto ieri, anche questi 3 sembrano nuovi, Mamma mia! Guarda che belli che sono! Pronti per essere pitturati. Anche tutto sotto bello pulito. E direi di iniziare. Ho quindi svuotato tutta la roba che ho comprato il giorno prima al brico, preso in mano scotch più telo e iniziato a coprire tutto il perimetro della Claire. Ok, prima Claire sigillata tutta, con lo scotch ho anche coperto tutte le cose, maniglie eccetera che avanzavano fuori. Ora apriamo la tolla di vernice, all'apparenza sembra gialla, proviamo a mischiare. Ecco che infatti sta diventando grigia. Messo i guanti, travasato tutto, indossato la tutina per non sporcarmi e iniziato finalmente a dipingere. Va bene, dai. Signori, vediamo quanti danni riesco a creare. Facciamo giusto una piccola prova per vedere com'è. Pensavo molto più difficile. Vai, partiamo. 3, 2, 1, via. Dai, però devo dire che le mani da pittore ce le ho, Adesso vi sembrerà messa giù veramente male, ma tanto questo qua è soltanto il fondo che serve per aggrapparsi allo zincato come base per poi mettere il nero opaco. Quindi
Dovrebbe essere perfetto, speriamo. Quando andiamo avanti, porca puttana. Anche per il secondo portone stessa cosa, ho prima scocciato il perimetro, preparato poi la tolla di vernice e via andare di 3/4 d'ora di pennello. Uno dice, scusa, vai su e giù col pennello, perché ci stai mettendo così tanto? Perché vi faccio vedere, guarda, Qua ci sono tutte le pieghettine della Claire, quindi se io vado su e giù, guarda, non riempiono i buchi. Lo vedi che non riempiono, quindi devo star qua a fare così, tutto così, un sacco di tempo e male alla mano cane. Ma almeno adesso avete capito la sofferenza che provo a fare questi lavori. Andiamo avanti. Raga, sono passati 400 anni. Mi si è aperto pure il pantalone qua sotto, guarda. Che palle. Per non far perdere tempo pure a voi, facciamo una piccola transizione tecnologica, Salutiamo questo Premiere Pro. Allora, sono le 19:02, è sceso tantissimo il sole, però ho finito anche l'ultima, dai. Ci vediamo direttamente domani, vediamo il risultato. Vediamo come sono venute le Claire, signori. Attenzione! Vediamo se sono asciutte. Madonna mia, che odore di vernice. Oh, che bello, sono tutte asciutte e si può lavorare già col nero. Madonna, perfetto. Oh, bello, bello, bello. Guarda qua che bel lavoro. Questa qua l'ho fatta ieri sera tardissimo, non vedevo niente. Stavo pensando, dato che ieri ci ho messo 15 ore a completare tutto il fondo, il nero voglio provare a farlo a spruzzo. E secondo voi c'ho la macchinetta? Assolutamente no. Andiamo al brico a prenderla. Questa settimana sono già venuto 15 volte. Molto bene. Allora, dovrebbe essere sopra qua. Eccola. Eccola qua. Tiro su questa qui e vaffa in bagno. Ora, in questo momento ho piazzato il telefono per registrarmi mentre tiro giù la pistola a spruzzo. Vedo che si avvicina un signore anziano. Mi sposto leggermente avanti per farlo passare, così che io possa concludere la scena spiegando cosa ho appena preso. Con la coda dell'occhio vedo che sta tornando indietro, allora mi sposto vicino alla parete e faccio finta di guardare i prodotti. Il vecchiettino alla fine torna indietro, ma anziché continuare la sua bella camminata verso la fine della corsia si ferma proprio dietro di me. Quindi decido di prendere il telefono e finire la scena in movimento. Questa qua praticamente è la versione con il motore che tu tieni in mano da una parte e la pistola dall'altra, così non ti pesa tutta sul braccio. Vedi qua che è staccata, motore là e la pistola è qua. Adesso ho altri teli che se servono ce li abbiamo e un'altra tuta che mi si è rotta. Ed eccola qua, raga, io non ho mai usato sta roba qui e non so cosa verrà fuori. Imparo piano piano che costruisco, che faccio. È così che si fa. Allora, sicuramente uno va dietro qua. Ah, la mia quanto è lungo! E uno va dietro qua. Ok. Quindi questo qua lavora separato. Questo qui va attaccato all'elettricità. Tac, e questo qua è pronto per partire. Prima però devo fare tutta la protezione esterna delle Claire, altrimenti quando spruzzo sminchio tutto il capannone. Ma sarà un bel lavoro, bel lavoro di copertura. Vedi, tipo una roba tutta così, piano piano devo riuscire a coprire tutto. Non sarà per niente facile. Adesso voi vedete questo time lapse di pochi secondi, ma per fare soltanto la prima Claire ci ho messo almeno mezz'ora. Tutto il primo portone l'ho sigillato. Ogni singolo punto che vedete è coperto da cellophane. In questo modo, quando io spruzzo con la pistola il nero, non dovrebbe toccare le parti non interessate. Sarà così? Non lo so, e sono molto preoccupato anche. Primo garage completato, secondo, terzo, quarto. Il potere del montaggio, signori. E una volta finito l'impacchettamento ho aperto la prima tolla di nero opaco e grazie ad un misurino l'ho diluita con un po' di acqua Sant'Anna. Ci saranno un sacco di imbianchini che staranno bestemmiando, ma io me ne sbatto! Io le cose le imparo sul campo così, facendole male. Vediamo, dai. Ho versato quindi il contenuto miscelato nella macchinetta da tenere in mano, attaccato tutto alla corrente e provato a spruzzare per circa una ventina di minuti sul materiale di scarto. Mamma mia, raga, ma è difficilissimo. Ho fatto un po' di prove, ho portato qua anche sta lamiera qui per capire come funziona. Pensavo fosse molto più forte il getto. Quando vedi video su YouTube, bam bam bam, che 2 minuti lo fanno. Poi ci ho messo 3/4 d'ora solo a fare quel pezzo lì. A sto punto io direi proviamo direttamente sulla Claire e vediamo cosa succede. Partiamo da questo angolino qua. Vai. Ehi, attenzione, attenzione, viene, ci vuole tanto ma viene. Allora,
Allora, 3/4 di portone fatti. Raga, non è venuto male, eh. La parte di qui è ancora un po' bagnata, ma guardate qua quando è asciutto, che bello. Cioè, è venuto stra bene. È asciugata in 0,2 ed è venuto stra bene. Sono contento, vi dico la verità, sono contento. E dopo un refill del serbatoio con nuova vernice, ho così continuato per un'altra ventina di minuti fino a completare l'intero primo portone. Ed eccoci qua dopo 24 ore esatte. Guardate che bel risultato è venuto fuori, signori. Una bella Claire opaca nera fatta da Dio. Cioè da Dio proprio no, però ci avviciniamo. Tutina pronta. Obiettivo di oggi: finire gli altri 3 portoni e tirare via tutto il celofan. Dai. E mentre il Mighi alla mia sinistra fatica come un bastardo per dipingere, io sulla destra non ho fatto alcuno sforzo per guadagnare anche questo mese 80,67 euro, signori. Come ho fatto? È ormai un anno che deposito il mio intero stipendio su Trade Republic e senza vincoli, senza alcun limite, i soldi crescono del 2,5% lordo annuale. Incredibile, signori. Puoi prelevare quando vuoi, il conto corrente è gratuito, l'IBAN è italiano e la cosa bella è che è sotto regime amministrato. No, aspetta, cosa? E quindi non devo pagare le tasse? No. Te le pagano direttamente a loro. A te arriva il netto. Però vai a lavorare, dai, non rompere le palle. Comunque, se volete anche voi fare questa roba qua, vi lascio un link in descrizione ad hoc. Mi raccomando, sfruttate anche voi il 2,5% lordo annuale. Easy così. Andiamo a vedere quello stronzo là. Ho così continuato per tutto il pomeriggio a spruzzare vernice nera opaca sui portoni dei garage. Sotto, sopra, destra, sinistra, alternando anche la mano perché comunque dopo un po' la pistola, sebbene sia staccata dal motore, iniziava ad avere il suo peso. Non so se avete visto, ma ho diluito un pochino di più la vernice, infatti adesso vado un po' più veloce, però ci vuole comunque il suo tempo. E niente raga, dopo circa un'oretta e mezza di lavoro ho completato i 4 portoni. E ricordatevi che ogni 10 minuti io mi staccavo per spostare la telecamera. Dal video sembra tutto bello, ma dietro c'è tanto lavoro. Ci siamo! E anche la quarta Claire è completata. E ora raga, una delle parti più belle dell'intera vicenda: tirare via il celofan. Partiamo dall'ultima che è già bella asciutta e piano piano veniamo in qua. Mamma mia che bello raga! E signore e signori, vi do il benvenuto alle 4 Claire completamente nere. Guardate che figata! Cioè guarda che belle che sono! Mamma mia, guarda che belle! Come erano e come sono. E attenzione, questo qua è soltanto l'inizio, perché mancano ancora i numeroni bianchi sotto a destra, dobbiamo ancora pulire tutto il parcheggio e tanta altra roba. Però per oggi va bene, ci vediamo domani. Qua sotto dobbiamo sistemare un pochino. Circa 2 giorni dopo, una volta asciugata per bene tutta la vernice, ho pulito prima la parte sotto di ogni portone e sempre con pittura nera ho dipinto tutti e 4 i profili, con un totale di 2 passate e nascondendo purtroppo la scritta Molteni. Ah, molto bene raga. Ora non si vede quel grigio schifo che c'era prima, ma un bel nero opaco. Come vedete non ho fatto la parte laterale perché era molto difficile arrivarci, dipingere bene, quindi ho detto piuttosto che farlo schifoso non lo facciamo. E poi diciamoci la verità, tu quando apri la Claire sei in mezzo, non sei da parte, quindi non lo vedresti. Occhio non vede, garage non duole, ok? Dai. E arrivati a questo punto vi appoggio un attimo per terra per farvi notare una cosa. Notate niente? Guarda quanto spazio che c'è sotto la Claire. Appena viene su un po' di vento, tutte le foglie che ci sono negli alberi qua attorno vanno dentro lì. Vi ricordate all'inizio del video che vi ho fatto vedere che la natura sporca gran parte del garage? Perché tutto quello schifo lì passa sotto qua. Sono 2 centimetri di spazio. Non è poco. Ma per fortuna il Miguelino ha già trovato la soluzione. Praticamente qualche giorno prima ho ordinato dalla stessa azienda che vi ha fatto i portoni 5 portaspazzola in alluminio con dentro le spazzole, che praticamente sarebbero questi qui raga. Adesso li apriamo, viti incluse per affrancarlo ai portoni. Eccole qua raga, praticamente questa asta di alluminio con inserito sotto questa spazzola in nylon da 25 mm che posizionandola in questo modo dovrebbe evitarmi che entra dentro tutto lo schifo che mi porta al vento. Chiaramente posizionandole tutte all'interno così da fuori non si vedono. Ok, partiamo con la prima, vediamo com'è. Facciamo subito una piccola prova. Dai, direi non male. Ho poi ritagliato fuori con la segamano l'ultimo pezzettino e piano piano ho completato il lavoro su tutti e 4 i portoni.
Ora le Eclair, una volta chiuse, non faranno passare dentro più niente, si spera. Che poi ora sto finendo il fuori, ma poi inizierò con l'interno, piastrelli in PVC, muri pitturati, luce a esagono, reparto officina, reparto detailing, reparto pulizia. Anzi, se c'è qualche impresa che vuole per caso sponsorizzare e mandarmi qualche prodotto, trovate la mail qua sotto, Attenzione, attenzione. Mi sa che è arrivato il ragazzo della tipografia a portarmi le pellicole. Vieni, vieni, vieni! Vediamo cosa ha portato. Ciao carissimo. Mamma mia, guarda qua che adesivi che mi hai portato. Ehi, attenzione, attention please. Non si vede un però ci sono. Ok, qua ci sono tutti i numerini. Vedi, qua c'è l'1, qua c'è il 2, qua c'è il 3. Ho quindi tirato su un secchio, stracci nuovi, dell'acqua, perché gli adesivi vogliamo farli rimanere bene, ma possiamo incollarli sullo sporco. Quindi diamogli una bella passata. Oh, che bello. Allora, pulizia fatta. Adesso per mettere gli adesivi sono andato a comprare anche una bella pistola a caldo. Li metto su, pam pam pam, scaldo e dovrebbero rimanere per sempre, speriamo. E la cosa bella è che io posso farlo sia modalità stencil, quindi tiro via il numero, appiccico l'esterno e dipingo di bianco, oppure appunto con questa pistola qui attaccare direttamente l'adesivo. Per chi non lo sapesse, ho aperto un canale WhatsApp, lo lascio sotto in descrizione, così mi date una mano anche a decidere queste cose qua del capannone. Anzi, faccio subito il sondaggio se è meglio fare stencil o pellicola. Vediamo cosa mi rispondete. Ok, ci vediamo al prossimo episodio. Attenzione, rimane su,